Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aventura gastronômica. Hoje a gente está indo para o Vale d'Aosta, é pertinho da França, perto de Chamonix. A gente vai encontrar lá com o Yves, que é líder do Slow Food do Vale d'Aosta, e vai mostrar pra gente alguns produtos típicos da região. Chegamos no Vale d'Aosta e a gente descobriu que hoje a gente vai falar sobre vinho. Mas é bem diferente. Aqui no Vale d'Aosta eles têm um cultivo que é completamente diferente do que a gente já viu, né, Vi? E é muito velhinho. Eles falaram pra gente que desde 1500 esses vinhedos estão em pé. Quanti anni c'è questo? I terrazzamenti li hanno costruiti nel 1600, però si parla in alcuni documenti della coltivazione del nebbiolo qui in questa zona qui dal 1200. Venite. Se tocchiamo i muri, adesso siamo ancora in una stagione fredda, però si sente comunque il calore. Per cui di giorno il calore del sole riscalda i muretti e di notte il calore viene rilasciato, quindi anche la funzione del muretto, non solo per strappare alla montagna, però funziona anche per la maturazione dell'uva. E poi bisogna avere buone gambe perché Sì, non è facile. il sistema di allevamento è rimasto residuale, diciamo così, nel mondo, è quello della pergola. Siamo abituati a scenari profondamente diversi, nel senso che siamo abituati a colline con filari, allevamento a guyot e via dicendo. Anche qui in Valle d'Aosta sono rimaste sostanzialmente agli estremi, quindi nella bassa Valle d'Aosta, in questa zona che va tra Pont-Saint-Martin, Donnas, Arnà, Bard e ci fermiamo probabilmente, e poi nell'alta Valle d'Aosta, nella zona di Morges, dove si producono i bianchi, si utilizza una forma di allevamento che è simile a questa, che è sempre una pergola, ma è una pergola bassa, circa alte 1 metro sostanzialmente, mentre invece qua si parla di pergola alta. Alta è tutto relativo, nel senso che venivano costruite ad altezza del proprietario, per cui ci sono delle pergole un po' più basse, perché se il proprietario, chi la costruiva era un po' più basso perché doveva lavorarci, la costruiva un po' più bassa, se no era un po' più alto invece la costruiva. Le mie sono abbastanza alte perché le ha costruite il nonno di mia moglie, che era alto 1,90, e quindi le pergole sono particolarmente alte, diciamo così, ecco. C'è qualcuna particolarità per la pergola? La uva viene diversa? No, c'è sicuramente nel sistema di allevamento a pergola, con i muretti a secco costruiti in questo modo, c'è una maturazione ottima dell'uva, nel senso che si crea una coltre sulla superficie in alto, in cui il sole batte sulle foglie e quindi c'è una buona maturazione. L'esposizione di questi vigneti è tutta a sud, per cui noi abbiamo sempre sole. Il clone nostro di questa zona si chiama Picotendro, che è il clone appunto della bassa Valle d'Aosta, quindi della zona che va da Pont-Saint-Martin fino a Montjovet, e deve esserci appunto l'85% minimo di Nebbiolo Picotendro. Per il resto abbiamo degli altri vitigni autoctoni, quindi locali di questa zona, che sono il Neyret, il Vien de Nus, e poi abbiamo anche qualche coltivazione di Fumen, che è più tipico della media alta valle, però è stato impiantato anche qua con abbastanza buoni risultati. Sono i cosiddetti vitigni tintori, nel senso che il nebbiolo è molto scarico di colore, quasi rosato, e quindi un tempo si piantavano degli altri vitigni autoctoni che venivano poi mischiati con il nebbiolo per dare una spalla di colore al vino. E le vigne quanti anni? La media è tra i 40 e i 50
anni più o meno. Poi ci sono delle piante, se guardate quelle molto più grosse, laggiù in fondo ce n'è una che hanno anche 70-80 anni. Io ho in una vigna ho una pianta che ha un centinaio di anni. Qui è estremamente complicato coltivare, nel senso che appunto tutte le coltivazioni vengono fatte a mano, trattamenti pochi, perché non ne diamo tanti, vengono dati tutti a mano, non abbiamo grandi possibilità di intervento. Il terreno è bello, è rigoglioso, verde, perché poi non usando diserbanti chimici, tagliando semplicemente l'erba, l'humus comunque fertilizza, quindi già solo l'erba tagliata fertilizza il terreno. Questi sono terreni che non hanno mai visto un diserbante da centinaia di anni e spero che non lo vedranno per altrettanti anni, insomma, ecco. È vero che è oneroso tagliare l'erba, costa molto di più che utilizzare un diserbante chimico, però se vogliamo preservare il territorio il primo vino che esce dopo la vendemmia, che si chiama 396, che è un Nebbiolo DOC, fermenta in queste 3 vasche di acciaio qua. Dalle vigne un po' più alte che ho qui a Donnas, quindi all'inizio del paese, dall'altra parte, nasce invece il vino che va poi nei legni. In questo caso parliamo di Nebbiolo invece al 100%, quindi Nebbiolo in purezza. Utilizzo questa vasca che, come vedete, ha una forma un po' strana, nel senso che è molto panciuta, proprio perché c'è una superficie più estesa a contatto con le bucce, quindi si favoriscono maggiori estrazioni di aromi e di profumi. Ha più o meno l'età della casa, quindi siamo una cantina del 1800 questa. Sì. Allora, abbiamo visto quella botte grossa da 25 quintali, il contenuto di quella botte grossa viene a gennaio, dopo le fermentazioni, viene portato qua nei legni e in questi tonnò il vino riposa 12 mesi, quindi il secondo vino che faccio, il Dessus si chiama, e riposa appunto 12 mesi. Lo stesso vale per il terzo vino che faccio che nasce da una sola botte, che è questa, riposa 24 mesi in legno. Parlavamo prima del disciplinare, quando può uscire sul mercato e via dicendo. Il disciplinare dice che il vino non può uscire prima di 24 mesi dopo la vendemmia, il mio Donnas DOC esce 30 mesi dopo la vendemmia, il disciplinare dice che deve fare almeno 10 mesi di legno, io faccio fare 24 mesi di legno, quindi 2 anni consecutivi in legno. Le vigne erano appunto del nonno di mia moglie, nel cortile qua c'era l'osteria del paese, si produceva tanto vino perché poi c'era la mescita, quindi e una volta si beveva anche un po' di più rispetto ad ora. Acqua niente. Adesso si va in enoteca, si va al bar e si prende il calice. Una volta si andava nell'osteria e si prendeva il bottiglione. Io, per dire, mio nonno non ricordo di aver mai visto bere acqua. Metteva il vino anche nel caffè. Caffè con vino? Il caffè, un goccio di vino e un pezzo di burro. Sì, esatto. Sì. Si metteva il burro, il caffè, burro, caffè, zucchero e vino. E vino. E io che pensavo che mi piaceva il vino, ma no. Possiamo andare a assaggiare qualcosa a questo punto. Il nome della cantina è Pianta Grossa, perché qui nel cortile di questa cascina c'era una grossa pianta, quindi un ipocastano, un castagno d'India, volgarmente diciamo. Questa pianta purtroppo una decina di anni fa si è ammalata, quindi era un monumento nazionale e quindi veniva gestito dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta. 10 anni fa invece sono arrivati per potarla e si sono accorti che c'era qualcosa che non andava, per cui l'hanno prima tagliata da 25, l'hanno portata a 7 metri e poi 2 anni dopo l'hanno tagliata definitivamente, e quando l'hanno tagliata definitivamente l'hanno datata e aveva quasi 400 anni, era l'ipocastano più vecchio d'Italia.
e per la precisione aveva 396 anni e questo è un nebbiolo al 90% affinato solo in acciaio, quindi quelle 3 vasche di acciaio che abbiamo visto prima. E non è così tanto No, esatto, No. senti che è felice. Ha una buona, Anche a me piace. poi adesso è un po' freddino, però ha già una sombra, quindi si sentono un po' più le durezze, però ha già una buona morbidezza. E la produzione annuale è di quante bottiglie? Il grosso della produzione è di questo vino qua che fa solo affinamento in acciaio. Di queste faccio circa 7.000 bottiglie l'anno. Degli altri invece faccio poche bottiglie, nel senso che il secondo vino, che si chiama Dessus, di quello faccio circa 2.000 bottiglie l'anno, perché sono i 3 tonneau, poi un po' di acciaio, e dell'ultimo vino, il Georgos, invece faccio soltanto 800 bottiglie. 800 bottiglie. Salud! Salute! Salud, grazie! Salute! La denominazione di origine Donnas nasce nel 1971 e quindi è nata l'esigenza di costituirsi una cooperativa per poter far fronte a tutte queste che erano le esigenze sia legali e anche per promuovere di più il vino Donnas. Voi avete visto come sono fatte le nostre vigne. In tanti posti non si entra assolutamente con nessun mezzo, neanche con una carriola cingolata, e quindi tutto scalini. Quindi scalini vuol dire trasportare a spalla sia il materiale sia le uve alla vendemmia. Le donne invece portavano soprattutto con questo che quindi si metteva in spalla così e si portava giù. Ah, e questo cade la testa? Questo serviva per tenere e quindi non c'era dei problemi. Sì. E poi perché tutti lavoravano e quindi anche i bambini. La viticoltura a Donnas non è soltanto una risorsa economica, ma è anche una salvaguardia di quello che è il paesaggio, che vale anche da un punto di vista turistico. Esse foi um pouquinho dos vinhos do Vale da Aosta e vamos com o Donnas para casa. Chegamos em casa.